Oggi sono a bordo di una DS7 Crossback, primo SUV del marchio transalpino DS Automobile. Sotto il cofano monta il 1500 Blue HD, 4 cilindri in linea turbo diesel da 130 cavalli e 300 Nm di coppia massima, 0 a 100 in 11 secondi e velocità massima ferma a 195 km/h, un po' pochetto effettivamente. Peso totale pari a 1500 kg circa, con consumi dichiarati ottimisticamente a 25 km/l. Nella realtà di tutti i giorni raggiunge comunque i 20 km/l senza grossi problemi. Dai, insomma, si difende. Il 1500 Duratorque prodotto da Ford per il gruppo PSA, disponibile in svariati tagli di potenza, è un classico 4 in linea turbo diesel con una buona coppia motrice. È un propulsore relativamente piccolo e parsimonioso, non ha grandi doti corsaioli, tuttavia risulta sufficientemente agile nei sorpassi e nella ripresa di marcia a bassi giri. È abbinato al cambio automatico a 8 rapporti EAT8, trasmissione fluida che mi ha positivamente colpito. La rapportatura è pensata per effettuare meno scalate possibili. Abbinata a questo propulsore non va mai sotto sforzo e il tutto si riflette sui consumi ottimi che sa garantire, soprattutto su strade extraurbane o tratti autostradali. La trazione è anteriore, sufficiente per la tipologia di vettura, dal peso relativamente contenuto e ben distribuito. Si può averla con la trazione integrale solo nelle versioni ibride e Tense. Nota di merito alle sospensioni attive con ammortizzatori elettronici, facenti parte dell'allestimento Grand Chic. Assorbono in maniera incredibile le tantissime sconnessioni sul manto stradale grazie ad una telecamera frontale che scansiona il terreno, principio che si ritrova nella ben più impegnativa Mercedes classe S. Così facendo il setup si regola in tempo reale, garantendo un comfort incredibile, assente su auto ben più costose, blasonate e ahimè vendutissime, tanto di cappello a DS Automobile. Insomma, il 1500 fa quello che può. Non si insacca neanche tanto, essendo comunque un'auto di queste dimensioni con questi pesi. Come dicevo, sono ben distribuiti. È un'ottima frenata anche. La sigla DS fu utilizzata da Citroën nel 1955 con il lancio dell'omonimo modello. Progettato tra gli altri dall'italiano Flaminio Bertoni, tale acronimo voleva significare Désiré Spécial, ovvero desiderata speciale, con le iniziali che, se pronunciate in francese, suonano come DS, tradotto Dea. Vettura immortale a listino per 20 anni, nel 2000 arrivò addirittura terza per l'elezione dell'auto del secolo. Dopodiché, nel 2008, il marchio francese riprese in mano la sigla con la volontà di creare una nuova linea di modelli di alta fascia, da posizionare al di sopra dei modelli Citroën. L'operazione iniziò con la DS3, segmento B, basata sul pianale della C3, per farsi largo tra i più giovani. Seguirono i modelli DS4 e DS5, caratterizzati da un design più ricercato ed azzardato, che ripagarono il marchio con dati di vendita incoraggianti. Allo stesso tempo Citroën si interrogò se non fosse il caso di trasformare DS in un vero e proprio marchio, per espandersi anche verso Oriente. Così nel 2014 DS diventa autonoma, in orbita gruppo PSA, ma capace di distinguersi una volta per tutte, affermandosi successivamente sul mercato proprio con la DS7 Crossback, assemblata sfruttando la piattaforma EMP2, disponibile poi per più modelli grazie alla fusione tra PSA con FCA, creando il mega gruppo Stellantis. È una storia simile a quanto occorso in tempi recenti con Cupra per Seat. È quindi giusto non confondere le varie case, ma considerarne ognuna a sé stante. Come detto poc'anzi, il design è sicuramente originale, diverso da tutto ciò che si trova in commercio. La DS7 Crossback si presenta spigolosa, con un'ampia griglia frontale ed il logo DS stilizzato al centro. Gruppi ottici full LED adattivi,
molto sottili e luci diurne incastonate agli estremi del paraurti. Alle viste laterali risulta massiccia con una linea filante verso la sezione posteriore, come ci si aspetta da un SUV di 4,5 metri. Bellissimi fari posteriori 3D davvero particolari, come il lunotto profilato di dimensioni ridotte, di serie c'è l'utile retrocamera, ed il piccolo spoiler al tetto. Come sempre il diffusore su auto di questo tipo è praticamente finto, vedi le cornici che fingono di essere dei terminali di scarico, è un po' triste questa cosa. Azzeccato il design dei cerchi in lega che contrastano il bianco della carrozzeria. Entrando nell'abitacolo si ha la netta sensazione di essere su un'auto di alta gamma. Missione compiuta per DS, la seduta è perfetta e comodissima. I materiali dai pellami alle plastiche passando per l'alcantara sono di elevata qualità, disponibili anche le finiture di ebano. Non mi aspettavo una cura e precisione globale di questo genere. Bellissima la trama delle sedute, così come la plancia ed il tunnel centrali. Le geometrie triangolari, viste all'esterno, si riflettono all'interno, ma anche nelle grafiche del Virtual Cockpit. Ottimo lo schermo centrale da 12 pollici che ospita tra gli altri il navigatore e tanti, forse troppi, tasti di comando. Una nota parzialmente negativa è il posizionamento di alcuni di essi. Gli alzavetro si trovano sulla plancia, oppure le 4 frecce sono un po' nascoste, mentre il tasto di accensione è sotto l'orologio a scomparsa. Insomma, c'è un po' da farci la mano. Anche queste sono scelte originali, come per tutto il resto. Niente di così problematico. Prezzo di lancio nel 2018 pari a 32.000 euro per la versione d'accesso con questa motorizzazione, fino ai 51.050 euro per la E-Tense 4x4 top di gamma. Ad oggi i listini, complici anche il facelift del modello, parlano di un 33.900 a salire, tutto sommato un ritocco anche onesto. Se diamo uno sguardo all'usato possiamo trovare dei modelli del 2020, come quella che sto guidando, a 23-24.000 euro con 50.000 km all'attivo. Insomma, c'è da farla fare e la scelta non manca. Se penso alle dirette concorrenti, più vicine per parentela di gruppo, come la Peugeot 3008 e 5008, oppure l'Opel Grandland, la Citroën C5 Aircross e quelle esterne delle più vendute Mercedes GLA, GLB, Audi Q3 o BMW X1, a mio modesto parere non sfigura affatto. Convenuto che ognuno ha i propri gusti, se si guarda esclusivamente alla qualità della vettura, il livello raggiunto è ottimo ed il suo stile può tranquillamente attrarre dei clienti scontenti dei cosiddetti marchi premium che talvolta offrono poco a carissimo prezzo. La DS7 Crossback è un ottimo crossover SUV, ha un'ampia gamma motori, benzina, diesel ed ibridi, svariati allestimenti con grandi margini di personalizzazione, tecnologie ed optional di primo ordine e una qualità costruttiva all'altezza delle aspettative, con prezzi onesti sia per l'acquisto che il mantenimento. È proprio vero che per avere un SUV premium bisogna acquistare sempre e solo marchi tedeschi? Assolutamente no.